Ci troviamo in questo momento nel parco naturale de Cap de Creus. Abbiamo preso una deviazione di 6-7 km, non di più, che porta a Cadaqués, che è il paesino con le case completamente bianche, anche questo, dove vorremmo fermarci questa notte. Questo non è mica male come posto per un bel ormeggio notturno, eh? Ah, che roba! Buongiorno! Buongiorno! Siamo alle 3 del pomeriggio, siamo arrivati a Cadaqués, o meglio siamo vicini a Cadaqués, a Port Igat, un porticciolino piccolino con delle barchette al pontile, barchette in rada e poco altro, ma c'è un comodo parcheggio per il nostro carletto. Gratuito. Gratuito. Sembra gratuito. Così pare. Senza servizi, ma sembra carino, gratuito, in un posto. Ci sono diversi camper. Auspichiamo tranquillo. Esatto. E siamo vicini alla casa di Salvatore Dalì, che infatti adesso andremo a visitare. Quindi Salvatore Dalì è venuto a risiedere qua quando è tornato da New York e qui lo sono anche venuti a trovare Picasso e altre personalità dell'epoca, quindi Salvatore Dalì è stato particolarmente legato a questo posto, a Port Igat, e quindi è stato edificato un museo in suo onore che adesso visiteremo. Molto probabilmente anche la sua casa vera e propria. Vi faremo vedere anche a voi. Esatto. Vi salutiamo, una panoramica di quello che abbiamo intorno a noi. Qui fanno ancora il bagno, sinceramente adesso si è alzata un'arietta abbastanza fastidiosa, quindi fare il bagno lo trovo un po' eccessivo, però diciamo che si può fare, ecco. Fino a un'oretta fa le temperature erano decisamente elevate e quindi vi salutiamo noi e vi saluta anche Mariona. Chi è? Eccola qua Mariona. Conosci Mariona? Conosco Mariona. Adesso andiamo alla casa di Salvo. Per gli amici Salvo. Salvo, la siciliana. Ah. Molto sicuro, Dove siamo noi? Allora, questo è Cadaqués. Questo qui, ok? E questo è Port Igat. E noi siamo qui, praticamente la casa di Salvo è qui. E il nostro camperozzo è qui, praticamente l'abbiamo ormeggiato qui. Non ce l'aspettavamo, bisognava prenotare. La casa. Almeno la casa, il museo e la casa, occorreva prenotare. Mai oggi avremmo pensato che bisognava prenotare a fine ottobre per visitare la casa di Salvatore Dalì. È completo sia oggi, che è martedì 31 ottobre, che domani, che è il 1° novembre, festa, e quindi è una giornata strapiena. Strapiena. Pazienza. Noi 3 giorni qua, per quanto il posto sia carino, non ci fermiamo, perché vogliamo scendere lungo la costa, per quanto mi faccia piacere vedere la casa di Salvo, però 3 giorni mi spiace. No.
non mi fermo per aspettare giovedì. Il primo posto è giovedì, non ho chiesto se è mattina o pomeriggio, comunque il primo posto è giovedì. Quindi abbiamo acquistato i biglietti 8 euro cada cranio, quindi 16 euro per 2 personas, per il giardino, per l'esterno della casa e il giardino, dove ci sono comunque anche delle opere di Salvo, quindi ce le vedremo, ci facciamo un po' di giardino, ve lo faremo vedere anche a voi, e per l'interno della casa nei Deplian. guardate su Google. Una cosa volevo precisare, io non parlo spagnolo, sebbene per noi italiani non sia una cosa particolarmente difficile. Sono arrivato alla biglietteria e ho detto: disculpame, no hablo español, ma puedo parlare en anglais o en francés. E la signorina dall'altra parte mi ha risposto: no español, catalán. Questo tanto per dare l'idea di come si sentono distanti dagli spagnoli in queste zone. Personaggio sicuramente stravagante, Salvo. Nasce un pulcino, pio pio, pio pio, pio pio, pio pio. Pulcimbetti. Insomma, la casa di Dalì era posizionata qui, vista Golfo di Port-Rigat, un posto splendido, una bella baia ben ridossata, in mezzo agli ulivi, e questo è il suo giardino, Murie secco, splendida. Eccola finalmente una foto di Salvo in mezzo agli olivi. Nel 1948 ha dipinto tra gli olivi. Ci sei, amo? Stasera facciamo il paragone con la Betty. In che senso? Di questo quadro qui. Siamo arrivati a Cadaqués. Questa è la baia di Cadaqués, un po' meno riparata, il vento sta entrando in traversia. Comunque Cadaqués è uno dei pueblos blancos, i pueblos blancos de Spagna, o di Catalunya come dicono qua. Qui a Cadaqués negli anni passati, quando ancora non si era innalzato il mare, erano arrivati i sardi, infatti c'è un nuraghe. Questo bambino ha appena pescato questo bonito di un paio di chili e se lo sta pulendo. Ecco un'immagine di Salvo. Le barche di Port-Rigat, affacciate sulla baia, con la motosega alle spalle che ci tiene compagnia. E adesso andiamo al nostro camperozzo. Una doccetta, abbiamo preso delle ostrichine e poi Nanna, a questo punto ci vediamo domani. Stanotte è Halloween,
Betty che mi diventa strega stasera, quindi la tengo chiusa dentro il camper per evitare che faccia danni in giro, se no anche lei va in giro dolcetto scherzetto. E quindi mattina del 1° novembre Abbiamo passato uno splendido Halloween nel nostro camperozzo Carletto. ci sono addormentata alle 10. Dorme questo. Io cerco di fare qualcosa ma lui dorme. È l'età. Ero in tuta ieri, quindi E allora? E tu eri a letto, peggio ancora. Allora, Quindi... ci siamo svegliati, la giornata è discreta, fa anche caldo, sono in calzoncini e maniche corte. Io in maglioncino in realtà, ma non faccio test. Non fa testa, Betty. Adesso proseguiamo verso sud-ovest e quindi speriamo di andare ancora più verso il caldo. Toccheremo Roses, toccheremo Empuria Brava e poi proseguiremo sulla costa. L'idea era di arrivare fino alle Îles de Médée, che sono delle belle isolotte davanti alla costa, e vediamo cosa Decidiamo strada facile. decideremo strada facendo, come facciamo quasi sempre. Esatto. Quando non lavoriamo. Quando lavoriamo con la nostra barca i programmi sono ben precisi, quando non lavoriamo ci piace improvvisare. Esatto. A dopo. A più tardi. Il Mar de Roses. E dopo una breve tappa a Roses, nella cittadina nella quale non ci siamo fermati, l'abbiamo solo attraversata in quanto era complicato trovare un parcheggio, c'era molto traffico, abbiamo preferito proseguire. Siamo arrivati a Empuria Brava. Empuria Brava è a pochi chilometri da Roses, 7-8 chilometri. È una cittadina, una piccola Venezia, molto simile a Port Grimaud in Francia. È uno dei porti più grandi d'Europa. È una cittadina circondata da canali, molto geometrica, quindi canali che tagliano in orizzontale e verticale la cittadina, e quindi la gente ha la propria casetta di fronte al canale e la barchetta ormeggiata sul canale di fronte a casa. Molto molto bella. Ora una piccola dronatina, vedrete qualche canale dall'alto e poi ci facciamo 2 passi. Empuria Brava, ed è un porto enorme, una città lagunare moderna, una moderna Venezia, ha più di 5.000 posti barca. Enorme proprio. Noi che lavoriamo in mare e facciamo turismo nautico, facciamo noleggio nautico, non potevamo non fermarci a dare un'occhiata. È veramente un porto enorme, enorme.
Quelle sono le Îles de Médès, quelle isole dove sono passato varie volte al largo, non mi sono mai fermato perché non sono mai entrato in questo porticciolo. Sono sempre stato al largo, io andavo a Palamós oppure a Barcellona e le ho sempre viste dal largo, quindi volevo andarle un po' a vedere da più vicino. Come si chiama questo paese? Uia. Come che fai? Allora, Si ricorda lo spagnolo. Dai, racconta. no, non racconto. Dai, dicelo. Nella mia vita ho passato 3 mesi in Costa Rica, tanti anni fa. E effettivamente, dopo 10 giorni che ero lì, cercavo di non frequentare gli italiani e mi riusciva abbastanza normale hablar castigliano. Per motivi familiari e di lavoro, a me è distinto nel momento che parlo una lingua diversa dall'italiano, mi viene il francese, per cui A me viene più l'inglese, quindi siamo messi bene. l'inglese, pur sapendolo abbastanza discretamente, ci devo un attimo pensare, perché mentre il francese mi viene più istintivo. Cosa devo dire? Quindi nel momento in cui penso in una lingua diversa, in automatico mi viene il francese. Questo caos sono le femmine degli uccelli che stanno brontolando per i propri mariti che ritardano perché si sono fermati a fare una bevuta fuori. Siamo al paese di Ullastret. Qua vicino c'erano le rovine del vecchio paese degli Iberici. 20 euro volevano per visitarlo, 20 per 2, 40. Noi vediamo il moderno a gratis, il moderno che comunque è un paese in pietra, abbastanza datato. Adesso non voglio fare il genovese, ma 20 euro cada cranio non sono pochi. Ci vediamo Ullastret moderno. Stred. Ma ci azzeccasse un nome una volta, non ce la famo, no, è impossibile. I nominativi. Mica, ma un nome più facile non ce lo potevano avere, porca miseria. I nominativi non devo catalani, farli dire a te perché non ce la fai. Il catalano è una lingua un po' particolare. Stavo leggendo che questa torretta e questa porticina erano anticamente una prigione. Già farlo entrare di lì uno. Io di lì non mi potevano arrestare, non ci passavo. Siamo sempre a Ullastret. Carletto è qua, Mauro di qui che sta dormendo e attendiamo le immagini dall'alto. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Oddio che capelli, aspetta, fammi. Questo vento mi vanno su tutti. Questa la tagliamo, Questa la tagliamo. A posto? Fammi stare di lì perché il vento me ne spinge di là. A posto? Ah, questo era il giardino di Salvatore Dalì. Allora, tiene un pequeño problema. Tiene un pequeño problema. Non rompere i maroni, porca cagnasso.
Il Mar de Blanca, no, com'è? Il Mar de Roses. Sbagliato colore. Si chiama Empera Brava. Si chiama? Empuria Brava. Guarda questo qui. Siamo al paese di Ujastred. Ujastred. Ujastred, siamo Strette! Le strette. Ujastred, siamo al paese di Ujastred.